Ciao a tutti e bentornati. Ho un po' un video spensierato, tranquillo, ecco. Siamo finalmente arrivati a 200.000 iscritti. Questo sarà un video che parla di me. Ebbene sì, cari amici, pochi video sul canale parlano veramente di me e oggi colgo l'occasione per farlo. Colgo l'occasione per togliermi qualche sassolino dalla scarpa. Siamo finalmente arrivati a 200.000 iscritti. Un traguardo inaspettato. E direte, come un traguardo inaspettato, sei costante da anni, fai un tot di iscritti al mese, ebbene sì, inaspettato perché nessuno all'inizio ha mai creduto neanche un secondo in questo progetto. Nessuno all'inizio ha mai creduto nel progetto MegaClick e neanche che potesse arrivare mai a 200.000 seguaci o robe del genere. Mi ricordo ancora i primi mesi in cui aprì il canale quando le persone mi scrivevano sotto nei commenti «Ma dove vai? Non ti segue nessuno su YouTube, non ce la farai mai, non ti calcola nessuno», eccetera, eccetera, eccetera. Dove siete adesso? Dove? Non vi vedo! Non vi vedo. Siamo finalmente arrivati a 200.000 iscritti e abbiamo mandato plotoni di haters a pascolare i detriti radioattivi nell'orbita di Saturno come dei tacchini piumati. Per quanto piccolo in confronto ad altri canali, il numero non penso che sia giusto misurarsi, ognuno ha le proprie aspettative e per quanto mi riguarda il traguardo raggiunto è una delle soddisfazioni più grandi che abbia mai ottenuto nella mia vita. Per quanto piccolo, gestisco il canale YouTube con più iscritti in Italia che tratta queste tematiche, nato per trattare queste tematiche. E ne vado fiero, sì, ne vado molto fiero. E sai perché? Perché ho fatto letteralmente tutto da solo. E chi mi segue da quando facevo i video marci con 2 euro di budget fra microfoni e videocamere, lo sa. Ok, non c'è nemmeno bisogno che parlo. Chi mi segue da sempre lo sa che sono veramente venuto fuori dal niente assoluto, dal nulla cosmico. Addirittura anche il libro, ecco, parliamo un attimo del libro. Il libro è totalmente in self-publishing. E chi per ignoranza assoluta criticava la scelta di vendere solo tramite Amazon non ha minimamente idea di che cosa significa navigare in questo ambiente. L'unico modo per non scendere a patti con le case editrici che ti derubano è vendere in self-publishing su Amazon, capito? E non è che sono l'unico, Cioè, a volte leggo commenti come se io fossi l'unico che vende su Amazon in self-publishing. E vendere libri in self-publishing significa realizzare un libro da solo a 360 gradi, dalla stesura del testo, alle correzioni, alla distribuzione, alle grafiche che nel mio caso insieme all'impaginazione sono state realizzate da un'autrice che ho pagato di tasca mia. Ecco, self-publishing significa questo, significa fare tutto da solo e ciò rispecchia il mio modus operandi. Dovete sapere che quando un canale raggiunge determinati risultati, di solito assume personale per risparmiare tempo e per ottimizzare la produttività. Per esempio, che ne so, assumi quello che si occupa di montaggio video, il videomaker, quello che ti riprende, eccetera. Io, per quanto mi riguarda, dalla stesura dei testi, alle grafiche, alla realizzazione del video, alla registrazione, ho sempre fatto tutto da solo. Mi fanno ridere certi messaggi grazie a voi e al vostro team, e ci sono io, no? Unico team del canale che leggo il messaggino. Le persone si immaginano veramente che c'è un team dietro a questo canale. No, c'è una persona. Una e basta. Questo sai cosa comporta? Comporta che nessuno mi ha mai messo in bocca una sillaba. E al giorno d'oggi, credetemi che è tanta roba. Questo comporta che il progetto MegaClick rimarrà sempre ciò che è, uno spazio libero dove vengono affrontate tematiche di interesse culturale e dove vengono raccontate storie di giustizia. E questo alle grandi istituzioni ufologiche del nostro paese ha sempre dato fastidio, ok? Un po' perché viviamo nel paese più ignorante d'Europa e quindi le persone si fermano davanti alle apparenze relative al mio look, che mi chiude non qualche porta, tutte le porte, e non approfondiscono quindi l'immane lavoro documentale che ho portato sul canale, e un po' perché in 3 anni ho fatto più di quello che hanno fatto loro in 30 da solo. Questo invece di portarmi dei meriti, che in un paese civilizzato dovrebbe portarmi dei meriti, mi ha regalato porte sbattute in faccia quotidianamente. Sapete cosa significa quotidianamente?
Ma davvero pensate che io non ci provi a collaborare con altri YouTubers o con professori o personalità conosciute nell'ambito delle tematiche che mi trovo ad esporre? Io ci provo costantemente a portare contributi esterni sul mio canale, ma le persone non ne vogliono sapere. La maggior parte visualizza e neanche risponde, capito? Ma guardate che non sto raccontando fandonie. Ovviamente non è che posso mettermi qui a fare i nomi e a mostrare le conversazioni, ma fidatevi, visualizzano e neanche rispondono. Ho 2 collaborazioni con Nick Pope, non con i professorini pagliacci delle associazioni ufologiche italiane, attenzione! Perché le cose vanno anche dette, no? Va bene l'umiltà, ma le cose vanno dette. Con Nick Pope, ex funzionario del Ministero della Difesa inglese reparto UFO che ha lavorato alla catalogazione degli UFO in Europa per 25 anni, anche con la NATO che mentre parliamo fa i documentari su National Geographic. Cioè, io ho 2 collaborazioni con lui sul canale e poi ci sono i professorini italiani che mi ignorano e pensano di essere migliori di me perché giudicano il mio look, capito? Questa è l'Italia, benvenuti in Italia, ecco. Questa proprio mi ha liberato, ecco. La rivalità maschile ha rovinato la ricerca ufologica italiana. Unire le forze per il bene comune avrebbe, portato ad altri risultati. Io sono in grado di dare un contributo documentale alla ricerca che la metà basta. E pensate solo a che cosa potrebbe succedere se determinate istituzioni mi prendessero giornalisticamente parlando in considerazione. Ecco, mai un articolo, mai una parola, niente. Sai cosa significa niente? È anche uscito il libro. Che non è un romanzino campato in aria, è un saggio strapieno di documenti governativi ufficiali sconvolgenti, ma veramente sconvolgenti, dal punto di vista politico, e nessuno si è preoccupato di scrivere 2 righe su di me su di una testata giornalistica di rilievo nel paese. Neanche in quel periodo in cui uscivano articoli sugli UFO ogni giorno in vista del rapporto UFO di giugno 2021, che tra l'altro sono stato il primo in Italia a tradurre integralmente. Niente, silenzio assoluto. Si sentivano sempre i soliti nomi e sempre le solite argomentazioni farlocche. A quanto pare, un personaggino come il mio è piuttosto scomodo. Ma non solo per il seguito che ho, che, tra l'altro, numeri alla mano, penso di non essere inferiore a nessun altro ufologo italiano, che siano pagine private o cos'altro, ma anche per una questione di cooperazione, capite? Qui associazioni, soldi, libri, Onlus, no profit, 5 per 1000, Jimmy il capo degli ufologi in Italia, nonnismo, le conferenze di Johnny lo scienziato e poi non cambia mai niente, ok? È dovuto arrivare un pazzo squilibrato con la maschera di Anonymous per portare agli occhi delle persone ignare qualche documento ufficiale UFO, facendo notare a tutti che esistono archivi online ufficiali delle agenzie di intelligence che contengono decine di migliaia di file in merito al fenomeno e che si tratta tutt'altro di una buffonata. Cioè, capite cosa voglio dire? Io ho 27 anni, 27, ma lo capisci? Dov'era questa gente a 27 anni? Dove sarò io alla loro età se continuo così? A chi traffica con il fenomeno da 20 anni senza risultati dà fastidio e chi ha il potere non dà chance a chi se le merita. Come dice Marrakesh, nessuno lascia le poltrone e niente si muove, nessuno osa e nessuno dà un'occasione, impantanati in queste sabbie mobili si muore comodi, lo Stato spreca i migliori uomini. Io ho ospitato anche personaggi che hanno canali YouTube con 30-40 iscritti, capito? Non me ne faccio di problemi, non sono quel tipo di persona. Sono solo un signor nessuno che si impegna al massimo per coltivare la sua passione e condividerla con gli altri. Se reputo che la suddetta persona potrebbe arricchire la tematica che affronto e che uno dei miei iscritti poi si andrà a seguire, non mi faccio problemi ad ospitarlo, anche se ha 10 iscritti, va bene? E questa è la mentalità giusta, secondo me. È questa la mentalità che dovrebbero avere anche le persone di 50 anni. È questo il messaggio che voglio lanciare. In molti si aspettavano la collaborazione con non so chi, il mega video speciale per i 200.000 iscritti, e invece queste mie parole valgono molto di più di tutti i miei video messi insieme. Una cosa che ho imparato è che per migliorare bisogna mettersi in discussione, cioè è proprio un'equazione semplicissima. Semplicissima. Ammettere di non averci capito niente e ricominciare da capo. Io l'ho fatto, credetemi che l'ho fatto, chi conosce il ragazzo sotto alla maschera sa che l'ho fatto e lo faccio quotidianamente ogni giorno. Non mi sono mai vergognato pubblicamente di ammettere eventuali sbagli o passi falsi. È nella natura umana sbagliare.
La persona intelligente impara dai propri sbagli e penso che questo sia un punto fondamentale nell'approccio che ho personalmente nel portare contenuti. Molto spesso lungo il mio percorso sono stato accusato di essere troppo arrogante, ebbene non l'ho mai negato, anzi ho sempre ammesso di esserlo e ho sempre continuato ad esserlo. E sai perché? Perché io vengo da un mondo in cui se non credi in te stesso non ci crede nessuno. Dal prossimo mese mi impegnerò a prendere contatti con un avvocato per sondare il territorio e capire da solo, senza l'aiuto di nessuno, in che modo fare richieste formali ai sensi del FOIA alla nostra aeronautica militare e far sì che vengano rilasciati determinati resoconti di avvistamento UFO nel nostro paese. Ad occuparsene è l'RGS, il Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore Aeronautica, e quindi sappiamo già a chi chiedere. Diciamo che questa è sempre stata la mia ambizione che cercherò di coltivare. Ovviamente più siamo, meglio è. Più siamo, più le mie ricerche acquisiranno autorevolezza. Con grande piacere e grande sorpresa, a quanto pare da una parte il duro lavoro dà i suoi frutti, YouTube da qualche mese a questa parte mi ha inserito in un esclusivo programma Partner Operations Manager che mi ha permesso di avere un operatore dedicato alle esigenze del mio canale YouTube. E quindi, vi ricordate che io ero l'unico canale di YouTube Italia che non aveva, non si sa come mai, ricevuto l'award per i 100.000 iscritti? Quando raggiungi 100.000 iscritti, YouTube ti spedisce un premio, una targa intestata con il nome del canale e un foglio di ringraziamento. Ecco, non l'ho mai e poi mai ricevuto, e quindi che cosa è successo? È successo che la prima richiesta che ho fatto al mio Partner Operation Manager è stata proprio questa, ossia quella dell'award per i 100.000 iscritti, perché non mi andava giù, ok? Ecco, si sono impegnati a farmelo ricevere con 100.000 iscritti di ritardo. Ebbene, prendiamolo come se fosse il premio per i 200.000. E questo, signori, cari amici e amiche, è per voi. Questa targa intestata, che pesa veramente un sacco, è per tutti voi. Per tutte le persone che mi hanno supportato e per tutte le persone intellettualmente oneste che altresì hanno creduto al mio progetto. Per tutte le persone che in me hanno visto qualcosa di speciale, per tutte le persone che sì, ci hanno creduto. Rimanendo in tema, ai 100.000 iscritti, quindi ai 200.000 iscritti, no, facciamo finta. Pensa a quanta strada hai fatto. Se ognuno dei tuoi iscritti fosse un anno luce, potresti viaggiare da un'estremità all'altra della Via Lattea 2 volte. È una bella distanza ed è per questo che oggi siamo così entusiasti di celebrare con te il percorso speciale che hai intrapreso su YouTube. Non solo hai portato nel mondo la tua voce e il tuo stile unici, ma hai anche stabilito dei preziosi contatti, il tutto costruendo una community. In questa prospettiva è un onore per YouTube assegnarti il Creator Award d'argento come riconoscimento per il tuo grande impegno e gli incredibili risultati raggiunti. Congratulazioni per questo eccezionale traguardo che ci auguriamo sarà solo il primo di una lunga serie. Del resto, là fuori ci sono ancora innumerevoli persone che aspettano solo di scoprire la tua passione e dedizione. Che gli spettatori approdino sul tuo canale per ampliare le proprie conoscenze e per divertimento. Un pubblico del tutto nuovo non vede l'ora di trarre ispirazione da te, esattamente come tu trai ispirazione dalla tua community in crescita. Siamo impazienti di scoprire quali progetti hai in serbo per il futuro e potrai contare su di noi lungo tutte le fasi del tuo percorso. Firmato Susan Wojcicki, CEO di YouTube, capito? CEO di YouTube. Questa è la lettera che era allegata all'award d'argento. Grazie YouTube. Questo è stato un anno, come dire, complesso, un grande anno per me, ma complesso. Mi hanno hackerato il canale YouTube. Avevo letteralmente perso tutto, cioè non so se vi ricordate, a marzo il canale era diventato un canale illegale di trading che, pagando 1.500 euro sull'unghia ad un esperto del settore, sono riuscito a recuperare. Grazie a questo evento ho fatto amicizie veramente enormi, ora con 2 gradi di separazione sono in contatto con chi si occupa della cyber security per la NATO. Sono riuscito dopo 9 mesi di lavoro a pubblicare il mio libro che, vi assicuro, guarda, è stato come realizzare un sogno per me. Ho fatto tante amicizie in questo senso, insomma è stato un grande anno per me che mi ha insegnato molto. Penso che il segreto per spaccare sia quello di non sentirsi mai arrivati ed è per questo che, chi mi segue sui social lo sa, è per questo che continuo a fare le nottate sane davanti al computer per riuscire a portare dei contenuti validi agli occhi del mio pubblico. Questo è solo l'inizio e seguitemi perché più cooperazione ci sarà, più cervelli contribuiranno a questo mio progetto e più ci sarà trasparenza in Italia. Datemi retta.
Se sei un avvocato e hai intenzione di tirare fuori gli attributi, se sei un avvocato e sai già di che cosa stiamo parlando, se mi segui e conosci il lavoro documentale in ambito ufologico che ho fatto, se sai cos'è il FOIA e hai voglia di cacciare fuori gli attributi per una volta nella vita, scrivimi alla mail omegaclick6@gmail.com perché ho intenzione di fare un patatrack, di fare richieste all'aeronautica militare italiana a ruota appellandomi al FOIA, visto che c'è anche nel nostro paese, e voglio far valere i nostri diritti in merito alla libertà di informazione a tutti i costi. Mi raccomando, se sei un avvocato, scrivimi. Io vi ringrazio. Che dire, tutto questo non sarebbe mai stato possibile senza un pubblico così affiatato e io vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu.